Viene dall'Emilia Romagna ed è perfetta da gustare con salumi, formaggi o verdure. Prepariamo insieme la piadina. Iniziamo con l'impasto della piadina. Per prima cosa mettiamo in una ciotola capiente la farina, è una comune farina 00. Sciogliamo il sale dentro al latte, puoi utilizzare anche l'acqua al posto del latte. Facciamo una conca al centro della farina, aggiungiamo il bicarbonato, lo strutto e aggiungiamo il latte in cui ho disciolto il sale a filo, impastando. Questa operazione puoi farla anche con una planetaria munita di gancio. Uniamo pian piano tutto il latte. Come vedi ho raccolto tutti gli ingredienti, adesso capovolgo tutto sul piano di lavoro e impasto per almeno 10-15 minuti. L'impasto è bello liscio e adesso vado a dividerlo in 6 parti uguali. Lo divido in pezzetti da circa 145 grammi l'uno. Con questi pezzetti di impasto preparo delle palline. Questo è il movimento corretto per farle e poi le vado a mettere su una teglia foderata con carta forno perché dovranno riposare. Ecco le mie palline, ora le vado a coprire con della pellicola in modo che non si asciughino e le devo fare riposare almeno per mezz'ora perché in questo momento il glutine in esse contenuto è molto attivo perché abbiamo impastato, quindi lasciamole riposare per almeno una mezz'ora, anche di più, in un luogo fresco, non necessariamente però in frigorifero, e nel frattempo io mi dedico al ripieno delle nostre piadine, in particolar modo alle verdure. Le mie piastre sono caldissime, non mi resta che grigliare tutte le verdure. Riprendo il mio impasto perché è il momento di stendere le piadine, quindi metto un po' di farina sul piano di lavoro, la mia pallina e il mio mattarello. Stendo la mia piadina fino ad ottenere un diametro di circa 30 cm, in questo modo avrò fatto una grande piadina, se ne vuoi più piccole basterà dividere l'impasto. Ed ecco la prima piadina, come vedi è molto sottile, all'incirca 1 millimetro di spessore, e adesso stendo tutte le altre fino a terminarle. Ed ecco la nostra seconda piadina. Questa sarà quella classica, quindi andrà cotta sulla piastra così com'è, mentre per questa faremo la versione sfogliata, che consiste nell'aggiungere un po' di strutto sulla superficie, spalmarlo, possiamo farlo anche con le mani per fare una cosa un po' più veloce e anche più uniforme. E ora che abbiamo spalmato lo strutto andiamo ad arrotolare la sfoglia tenendola molto stretta. Formiamo quindi un salsicciotto. Vado ad assottigliare leggermente le estremità e poi formiamo una chiocciola in questo modo. Ora andiamo a metterla in frigorifero per almeno mezz'oretta prima di stenderla nuovamente. La mia chiocciolina ha riposato per mezz'ora al fresco e adesso vado a stenderla. Metto un po' di farina sul piano di lavoro e la stendo per formare esattamente una sfoglia del diametro di 28-30 cm. Ed ecco pronte le mie piadine, quella sfogliata e quelle classiche, non mi resta che cuocerle.
Spogliate o classiche, le mie piadine sono pronte. Buon appetito!